Ciao a tutti, amici dell'Ariete, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami Ariete, tendenze energetiche affettive per la seconda metà di dicembre 2022. Ok. Abbiamo la carta della stella e la carta della torre. Amici dell'Ariete, può essere che ci sia qualche tipo di obiettivo, progetto, piuttosto che sogno, che abbia bisogno di essere un attimino ridimensionato, destrutturato, rivisto. Andiamo a vedere nello specifico con i tarocchi di che cosa si tratta. Io intanto vi ricordo che le letture sono collettive, sono fatte per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare proprio nulla o se voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto poi nella descrizione del video trovate il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi e trovate anche il link ad un video che spiega come unire il messaggio di più oroscopi. Allora, partiamo con la carta dell'alchimista, il 5 di bastoni, il 7 di coppe, il 7 di denari, la sacerdotessa, il 10 di spade. Vediamo che altra carta mi danno. E il fante di spade. Allora, qui giustamente con la carta del mago si parla di un inizio, di un'azione, di qualche tipo di competizione, di gara, può essere una gara d'appalto, può essere una questione a livello di marketing. Il 5 di bastoni è sempre riferito un pochettino alle questioni lavorative, alle questioni pratiche. C'è qualche tipo di progetto, qualche tipo di inizio che vi fa aprire delle possibilità o perlomeno vi dà la possibilità di sognare, mi verrebbe da dire, perché avete anche la carta della stella. Probabilmente con questo 7 di denari c'è da aspettare, c'è da vedere un attimino come va l'evoluzione delle cose, però ecco, anche qui sento che con questo 10 di spade, che lo sento un po' collegato alla torre, c'è da chiudere un certo tipo di capitolo per poter iniziare un nuovo tipo di capitolo, per poter iniziare con nuove idee. Ehm, il 10 di spade indica la fine della sofferenza, quindi per tutte le persone che magari stanno faticando in questo momento di competizione, di lotta, di... Guardate, può semplicemente essere, non necessariamente deve essere una competizione in senso negativo, può anche essere una di quelle forme competitive che spronano a fare sempre meglio. E sinceramente, non sento che sia tanto legato a qualcuno in particolare, ma è più una cosa vostra interna. È più un: "Okay, devo fare di più", oppure "come posso far di più". Vi state adoperando per fare meglio all'interno di una situazione o di una relazione. Avendo la sacerdotessa vi dicono di ascoltare semplicemente il vostro sé superiore. Anche la carta della stella è una carta di ricettività, di idee, e anche il fante di spade è una carta che parla di idee grandiose. C'è come una sorta di rinnovamento per quello che riguarda, come vi dicevo, un'idea, un sogno, un progetto. È come se vi si aprissero una sorta di... Tra l'altro avete due sette, sette e sette, sette di coppe e sette di denari. Si tratta di pazientare un pochettino, probabilmente. Andiamo a vedere con i mini tarocchi nello specifico, cerco di darvi delle informazioni più approfondite. Intanto, per chi non lo sapesse, vi comunico che sono aperte le iscrizioni per il corso di tarocchi che inizierà a fine gennaio del 2023. È un corso dal vivo, quindi potrete interagire con me. Se foste interessati, trovate tutti i dettagli in un video che ho già pubblicato e di cui trovate il link sempre qui sotto nella descrizione, e lì spiego un po' il programma del corso, insomma il modo di svolgimento. Allora, per la carta dell'alchimista abbiamo un 10 di bastoni al contrario
e la carta del 4 di pentacoli. Di nuovo è un altro 10, c'è il bisogno di staccarsi da qualche tipo di materialità, da qualche tipo di sicurezza anche mi verrebbe da dire, perché è vero, questo 4 di pentacoli parla un po' di attaccamento, però io lo vedo anche tanto una carta come, come qualcuno che si protegge, che cerca di proteggere quello che ha in suo possesso, quello che ha costruito fino a questo momento. Andiamo a vedere il 5 di bastoni perché probabilmente è anche per quello che state un attimino sulla difensiva, state battagliando. Qui abbiamo un 8 di bastoni e l'imperatrice al contrario. Io credo che ci sia una questione, nel caso fosse una relazione di coppia, una questione in particolare della quale abbiate la necessità di discutere, abbiate la necessità di approfondire. Può fare riferimento a questo tipo di azione, a un nuovo progetto di cui parlavamo qui, o giustamente l'obiettivo di cui parla la stella, ma c'è un discorso in particolare che va approfondito con qualcuno. Andiamo a vedere questo 7 di coppe per piacere, grazie. Abbiamo un re di coppe al contrario e un 3 di coppe al contrario. C'è qualche cosa che ha a che vedere con un gruppo di persone, un gruppo di amici potrebbe essere? E quando c'è il re di coppe al contrario normalmente si parla di un'immaturità, sento da un punto di vista proprio dell'amicizia. Se foste all'interno di una relazione dove magari potrebbe rispecchiare il vostro ideale, diciamo che una piccola carenza potrebbe essere quella di non essere tanto affiatati da un punto di vista un punto di vista dell'amicizia, non riuscire ad essere amici all'interno di una relazione. È un po' come se questo tipo di aspetto della relazione, del rapporto, non fosse abbastanza maturo. Andiamo avanti, vediamo 7 di denari. Ecco, infatti, abbiamo un 2 di coppe al contrario e un 6 di coppe. Come vi dicevo, sento una sorta di immaturità. Il 6 di coppe fa riferimento ai fanciulli, ai bambini, quindi anche è vero all'infanzia, a quello che sono le idee dell'amore, del romanticismo che si ha durante l'adolescenza, durante diciamo i primi approcci all'amore. ehm, e qui in realtà, ragazzi, una vera unione non la sento. È più come se fosse un'idea probabilmente. Ed è qui che mi riallaccio a questo 7 di coppe che parlava di illusioni. Per qualcuno si tratta di una terza persona all'interno della relazione, è per quello che c'è questa lotta, questa competizione, mi verrebbe da dire. Non è per tutti, è questo messaggio. Andiamo a vedere la sacerdotessa. Magari se le giro è meglio. 7 di pentacoli nuovamente. Sette di pentacoli, cavaliere di spade, asso di bastoni e 5 di pentacoli. Ho come la sensazione che si debba prendere a un certo punto una decisione per riuscire ad uscire da questo momento torre, da questa situazione di delusione, mi verrebbe da dire. Sì, ho come la sensazione che qui ci sia stata come una discussione o un tema particolare o che abbia bisogno di essere approfondito, oppure è questo tema che ha aperto un po', diciamo, gli occhi. E quindi qui ci si chiede un attimino se, insomma, questa relazione è veramente una relazione basata su sentimenti puri.
E poi qui abbiamo anche giustamente l'asso di bastoni e il cavaliere di spade che mi danno un po' da pensare, perché queste due carte sono due carte di forte ricettività, queste due carte sono carte di forte movimento, di azione, di spostamento anche, e qui abbiamo un 5 di pentacoli al contrario. Qui è come se si capisse come affrontare, come uscire, appunto, come arrivare a questo 10 di spade, come arrivare alla fine della sofferenza, alla fine di questa delusione che potrebbe esserci. Andiamo a vedere questo 10 di spade. Abbiamo la carta del Papa e l'8 di spade al contrario. Interessante. Interessante perché il Papa è la controparte maschile del potere spirituale e la papessa è la parte femminile. C'è probabilmente bisogno qui di lavorare un pochettino di più su quello che è la parte mentale, perché il sentire, sento che bene o male ci arrivate. Qui quello che vi consigliano è di anche affidarvi a un terapeuta per qualcuno, perché comunque quando c'è il Papa si parla di un terapeuta di tipo spirituale, ma qui il punto è il vedere le cose da una prospettiva più ampia. Si inizia con questo 10 di spade a smettere di fare pensieri negativi, a smettere di vedere sempre così tutto nero. C'è una nuova attitudine mentale, nuove idee con questo fante. Andiamo a vedere il fante. Ok. 7 di coppe nuovamente, ce l'avevamo già qui. 4 di coppe e regina di coppe. Sì, si aprono, come vi dicevo, delle nuove possibilità. Quelle che magari all'inizio potevano essere solo, diciamo, idee, alla fine cominciano a essere progetti, diciamo così, questioni più certe. Inizierete a fare di più con la vostra testa, a non farvi più tanto, diciamo, condizionare dagli altri, ma condizionare non è la parola esatta, è più un... Sì, è come un imparare a muoversi da soli. Qui avere il cavaliere di spade è una carta di forte azione, determinazione, impulso. Vi sento proprio volti al ok, basta star male, voglio chiudere questo capitolo, facciamo qualcosa di nuovo, proviamo questa cosa qui. Scrivetemi poi nei commenti come vi risuona. Andiamo a vedere qualche carta in più per i single. Andiamo a vedere. Allora, abbiamo un 5 di bastoni al contrario, la carta della forza al contrario. 5 di bastoni ce l'avevamo già qui. Nel vostro caso sento che, wow, 10 di pentacoli. Cederete un po' le armi, nel senso che avere la forza di solito è una carta che vi porta avanti e qui lo vediamo, però è come se voi foste un po' più rilassati, ok? Nel senso che comunque alla fine c'è un bellissimo 10 di pentacoli, c'è l'abbondanza, c'è la prosperità, c'è l'unione familiare e si parla di unione familiare, cioè scusate, di famiglia allargata. Quindi non solo di lui e lei e magari i figli, ma essere proprio accolti nella famiglia di origine di lui piuttosto che nella famiglia di origine di lei, piuttosto che dei figli di lui o i figli di lei, insomma, ehm, è un ok, cioè non ho più bisogno di fare molto altro perché comunque ho raggiunto quello che è il compimento. La forza al contrario in realtà è una carta che indica un po' di staticità, e qui anche lo vediamo, anche 7 di pentacoli è una carta statica. Però fondamentalmente sento che non dovete fare molto, nel senso che le cose vengono da sole e avete comunque poi una carta di forte appagamento e chiusura ciclo nella vostra linea. Qui c'è un 10 di pentacoli, qui c'era un 10 di spade, quindi si va verso la chiusura di qualche tipo di ciclo, ok? E anche la torre comunque, i momenti torre sono sempre positivi secondo me. È vero, passarci attraverso è impegnativo perché comunque è vero, provocano sofferenza ragazzi, però sono sempre reset
che il destino ci manda per reindrizzarci nel nostro cammino di vita. La torre arriva quando siamo molto lontani dal nostro percorso di vita o da noi stessi. Andiamo a vedere per le persone che sono in coppia o che hanno una relazione comunque. Wow, 8 di bastoni nuovamente, ce l'avevamo già qui. Fante di bastoni e re di spade. Sì, anche qui manca la comunicazione, c'è qualche tipo di questione che va approfondita. Ehm, Sì, fate attenzione perché tra questo 8 di spade al contrario, tra che c'è il re di spade al contrario, ehm, ci potrebbe essere, stavo guardando se c'era qualche luna o qualche cosa di questo stile, ma no. C'è il 7 di coppe però, due volte. Fate attenzione perché c'è bisogno di fare un po' di pulizia per quello che riguarda la parte mentale nel vostro caso. Mm? Sento anche che migliorare la comunicazione potrebbe migliorare anche la passione, l'entusiasmo, ehm, come vi dico, c'è bisogno di nuove idee, ok? Guardate, quando il re di spade è al contrario, è sempre un'energia un po' despota, un po' dittatoriale. Quindi potreste essere voi nei confronti del vostro partner o il vostro partner, ecco. Se migliorate la comunicazione, anche questo tipo di atteggiamento vedrete che cambierà. Ok, andiamo a vedere un ultimo oracolo per vedere come chiudiamo la lettura. Ok. Arcangelo Haniel e parla di gioia, di benedizioni e di intuizioni. E qui avevamo la sacerdotessa. Quindi è una bellissima carta. Vi ricordo che anche quando c'è la stella si parla di destino, perché si dice che il destino sia scritto nelle stelle. Io spero, amici dell'Ariete, che la lettura vi sia stata utile. Scrivetemi poi nei commenti. Se volete sostenere il lavoro che faccio potete sempre mettere like, potete iscrivervi, potete condividere, commentare o lasciare una donazione. Ogni tipo di supporto è molto importante. Ci tengo ad augurarvi un felice Natale, spero che possiate trascorrerlo davvero in abbondanza, in serenità, in armonia con i vostri cari. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!